Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua. Sì, vi racconto una storia nata fine anni 60, nel 68, una storia di visione che ha avuto, devo dire, mio padre. Abbiamo iniziato a produrre avvitatori per il settore automotive, quindi inteso come autoriparazione, quindi stiamo parlando di garage, officine. La passione, la visione ha portato così a dire: perché non posso fare un avvitatore per il settore motorsport? Perché non posso permettere a Ferrari o ad altri team di andare a fare un pit stop in velocità? E così da questa visione siamo partiti, era il 74 circa, quando a un certo punto mio padre ha bussato alla porta di Enzo Ferrari, gliel'ha aperta, gli ha regalato gli avvitatori e ha detto: prova lì, sono sicuro che farà dei pit stop più veloci degli altri. Da lì potete immaginare si è aperta la nostra storia nel motorsport. Oltre alla Formula 1 ovviamente abbiamo tanti, direi tutti, campionati dove vedete pit stop in velocità. E un vezzo. Nel 2023 McLaren ha fatto un record mondiale che non si era mai visto, 1 secondo e 80. McLaren è stato uno dei pochi team, perché diciamoci la verità, i team non sono proprio così collaborativi e aperti. Eppure ci è andato fiducia, abbiamo iniziato con loro ad inserire anche un'inversione elettronica. Questa inversione elettronica ha fatto sì che scattasse una molla in noi e ci permettesse di spingere sempre di più. E devo dirvi che questa spinta è stata importantissima, perché siamo riusciti a entrare circa 13 anni fa in NASCAR. Siamo entrati in NASCAR, ma era complicata la situazione, in quanto avvitavano 2 bulloni su 5 per far prima fare i pit stop. Non c'era assolutamente equità né sui budget ovviamente né sulla sicurezza, esattamente. Quindi ci siamo trovati a dover risolvere 2 temi importantissimi. Uno era la safety e l'altra era la parity. Per ovviare a questo problema, diciamo che abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo. E da bravi emiliani romagnoli, da bravi italiani, proprio perché stiamo parlando di Made in Italy, penso che questo sia un esempio lampante, abbiamo detto: bene, proviamo a inserire un'elettronica, proviamo a trovare, studiare una soluzione affinché non ci siano team che sabatano l'attrezzatura, ma soprattutto diamo la possibilità di fare una telemetria in real time. Bene, questo siamo riusciti a farlo. Forse non l'ho detto prima, siamo una PMI, siamo meno di 50, quindi capite bene che per noi questi sono stati e sono sforzi veramente molto importanti, ma questo ci ha permesso di alzare sempre di più l'asticella e nel 2017 appunto ci ha fatta vincere questo tender, creando una situazione indubbiamente sicura e di parità, in quanto tutt'oggi, benché siano cambiate le dinamiche, oggi non hanno più 5 bulloni ma ne hanno uno centrale, a tutt'oggi vengono sorteggiati ogni weekend gli avvitatori in modo tale che nessuno li manometta, e quindi c'è la safety e la parity. Avendo inserito tutti questi componenti, diciamo così, io sono cresciuto in azienda, avevo 20 anni, in realtà da bambina correvo in azienda, quindi per me l'officina, benché sia una donna, è sempre stata alquanto familiare. Un tema a me molto caro è l'equità. 2007, quando sono diventata CEO dell'azienda, titolo di giornale: Francesca Paoli, CEO di un'azienda da Formula 1. Facevo una notizia incredibile. Purtroppo la fa anche oggi. Quindi personalmente mi sono impegnata su più fronti, quindi qua ci tengo particolarmente a parlare di equità, a parlare di parità, di certificazioni, ma di DNA. Mi spiego meglio. Mi sono impegnata, oltre che ovviamente in azienda, a ottenere la certificazione, avevamo i crismi, ma questo proprio perché è insito in noi. La cosa che il pensiero che avevo sempre era quello di dire: cosa posso fare io come Francesca per far sì che le donne comprendano che il motorsport, che il gommista o che il meccanico non è un lavoro solo da uomo,
Beh, allora, come Dino Paoli, ovviamente abbiamo preso la certificazione, ma a parte la certificazione non abbiamo mai trattato diversamente le donne come gli uomini. Vince la meritocrazia e non è un tema di genere, è assolutamente un tema di professionalità. Quindi, come Dino Paoli l'abbiamo fatto. Ho scelto, mi sono spesa personalmente ad entrare in un'associazione che si chiama Automotive Women Association, costituita, le due socie fondatrici sono Monica Zanetti, che è Lady F40, è un'ex Ferrari, ha fatto la storia della Ferrari, e Laura Tancredi, che ha lavorato 10 anni in Pagani. Con loro abbiamo deciso di diffondere proprio la cultura del fare, indirizzato alle donne su empowerment femminile. Ora, cosa abbiamo pensato di fare? Noi dobbiamo creare una scuola. Così stiamo facendo, anzi abbiamo fondato una scuola, stiamo lavorando con colleghi, ad esempio Loris Bicocchi, famosissimo collaudatore, che ha la certificazione per poter far diventare donne collaudatrici. Ci stiamo avviando appunto questo corso per collaudatrici. Abbiamo creato interesse peraltro su diversi OEM, ed essendo nella Motor Valley è anche facile, poi insomma essendo distrazione noi un po' tutti. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato con alcuni OEM e quando abbiamo raccontato il progetto ne sono rimasti tutti entusiasti, tant'è che ho chiesto al dottor Servadei, lui ha chiesto, io facendo parte di AICA, gli ho detto: senti, ma possiamo fare una cosa, abbiamo già la scuola di Federpneus in casa Autopromotech, possiamo inserire anche la scuola di AUA? Ovviamente la sua risposta è stata: certo, con molto piacere. Va da sé che se dovremmo formare delle telaiste le manderemo dagli OEM che abbiamo intorno e andranno direttamente, che sia dell'area Lamborghini, Pagani, cioè qualsiasi diciamo così, realtà va bene. Il tema non è che porteremo dei telai in scuola, o se dobbiamo trovare delle motoriste piuttosto che delle carrozziere, insomma non giro, ma abbiamo costituito la sede e quindi con immenso piacere questo è stato, diciamo così, un momento che mi sono presa per poter diffondere questa cosa. Un'altra cosa importantissima per noi è la sostenibilità. Un altro tema, quindi prima abbiamo parlato di sicurezza, adesso abbiamo parlato di equità. La sostenibilità intesa anche come risparmio. Mi spiego meglio. Se ipotizziamo un volo aereo di un team e ipotizziamo che l'attrezzatura di Dino Paoli, quella, parliamo la pneumatica, ok, quelli che oggi vengono utilizzati in Formula 1, abbiamo all'incirca 900 kg di peso. Abbiamo fatto la nostra transizione elettrica, che prima non ho finito di raccontare perché mi premeva parlare di equità. Siamo riusciti a passare al full electric. Oggi Formula 2 e Formula 3 da regolamento hanno già il full electric, con ovviamente un software applicato dove c'è il safe release e quindi abbiamo la sicurezza che appunto questi avvitatori avvitino correttamente. Questo ci ha permesso comunque di andare a ridurre tantissimo l'impronta carbonica, perché da 900 kg siamo passati a 300 kg. Capite bene che questo è anche un saving importante per gli stessi team. FIA chiede 300 euro al chilo. Capite bene che da 900 a 300 diciamo che insomma sicuramente questo. Ma noi non ci vogliamo fermare qua perché è riduttivo, abbiamo sempre alzato l'asticella, siamo partiti da una cantina, adesso dobbiamo andare in due direzioni, una è sullo spazio e l'altra è nell'underwater. Queste sono le future, diciamo così, innovazioni che stiamo perorando. Facciamo già parte anche del consorzio ANSER, prima si diceva piccolo e bello però se insieme meglio, verissimo, facciamo parte già di una rete di imprese, lavoriamo sul trasferimento tecnologico. Il nostro obiettivo è proprio quello di andare a fare eccellenza, di distinguerci. Chi produce avvitatori al mondo è pieno, sono multinazionali che, ci sono multinazionali e soprattutto asiatiche, c'è pieno. Non potremo mai noi come Dino Paoli fare questo sport. Il nostro sport invece è proprio quello di eccellere, di andare a proporre delle soluzioni che siano per il gommista, che siano per il meccanico, che siano per il motorsport, piuttosto che aerospace, underwater, difesa, quel che sarà. Il nostro obiettivo è quello di spingere al massimo sempre e comunque, perché abbiamo la fortuna di avere un sacco di eccellenze che possono farlo, e quello che contraddistingue il Made in Italy è proprio questo. E quindi io vi aspetto ad Autopromotech. Ad Autopromotech avremo delle belle sorprese, saremo nel padiglione 19
In più lavoreremo anche su convegni anche sul motorsport, perché insomma come Automotive abbiamo anche, Savadei ha voluto fare una zona dedicata appunto anche al race con convegni, poi collaboreremo anche col dottor Giorda e quindi niente, questo era per raccontarvi un po' cosa facciamo e mi premeva spiegarlo non tanto per essere autoreferenziale, ma soprattutto per andare a capire i temi importanti sui quali comunque noi ci stiamo basando, sono i pillar importantissimi che permetteranno, ci permetteranno, mi auspico, di aprire ancora di più e di alzare ancora di più l'asticella